Signore e signori, buonasera. Se avete letto il primo volume della saga principale di Malazan, potrete condividere oppure dissentire con me oggi sui maggiori flop del libro. Quindi occhio, attenzione agli spoiler sui Giardini della Luna e solo su quello, ovviamente. Prima di iniziare vi chiedo di visitare il link in descrizione, lì potete trovare ogni mio account social dove tenervi al passo con ciò che faccio e vi propongo. Inoltre c'è la pagina Ko-fi per sostenere il canale con una piccola donazione. Grazie per chi sta donando, anche un solo euro è una benedizione. Pronti? Classifica flop. Ciak, azione! Ottava posizione. Si tratta di un concetto più che di un momento e lo troviamo subito nei primi capitoli del libro. Lorn, l'aggiunto dell'imperatrice, arriva a Itko Khan per capire cosa è successo dopo che centinaia di persone sono state annientate in malo modo. Arriva però il tenente Paran e tac! Lorn decide di prenderlo sotto la propria ala e portarlo a Unta come apprendista. Ma perché? Le uniche cose che Paran dimostra in questo caso sono determinazione nello scoprire cosa è successo davvero e di avere un bel pelo sullo stomaco per aver camminato più volte in mezzo al massacro. Stop! Bastano queste due qualità per farsi notare nell'esercito Malazan? Stiamo messi bene! Settima posizione. Premetto, a me Ben piace moltissimo, eppure questa scena mi ha sempre lasciato l'amaro in bocca, perché Steve ci fa fare un volo pindarico impossibile da seguire con chiarezza, soprattutto se è la prima volta che affrontiamo il libro dei caduti. Per carità, vedere la magia di Ben all'opera è utile e interessante, ma non mi è piaciuto l'andare da una caverna all'altra fino alla radice del potere dei Canalima. Immagini che vediamo solamente in questo frangente e che quindi non ho mai capito con chiarezza. Nei commenti ditemi cosa ne pensate. Sesta posizione. Nel capitolo 13, Crocus pensa sia una buona idea restituire i gioielli rubati a Chalice Darle. La motivazione? Beh, quando li ha rubati l'ha vista e si è subito invaghito della giovane nobile. Stupido Crocus! Innanzitutto si presenta a volto scoperto, poi le confida il proprio nome e in ultimo le dichiara il suo amore, subendo così la derisione che ne deriva. Caro Crocus, nella tua vita non hai mai usato il cervello, vero? Come se non bastasse, se non ci fosse Dolente nel giardino ad ammazzare la guardia, sarebbe sicuramente stato visto e sarebbe stato catturato. Insomma, una sconfitta su tutta la linea. Quinta posizione. La morte di Tattersail, uno dei momenti che più odio di questo libro perché in pochissimi capitoli già mi ero affezionato alla maga. Potente, sensuale, intelligente e adepta del mazzo dei draghi. Eriksson me l'ammazza così su due piedi, in un'incomprensione stupida con un suo collega, il mago Bellurdan. No, dai. Poi il fatto che non posso usare la magia a causa della presenza del Telanimas nelle vicinanze non mi è mai andata giù. Ma che è? Tool non è così potente, dai. Ma qui scadiamo nel gotmismo, ovvero le stranezze del primo libro che non si ripetono nei successivi. E vorrei evitare, altrimenti facciamo una lista di flop davvero troppo facile, non trovate? Anche voi mettete tra i flop la morte di Tattersail? Posizione numero 4. Lorn risveglia il tiranno Yagut. Non è un unico momento, ma un insieme di cose che non mi sono piaciute se messe assieme. Mi spiego. L'aggiunto nel suo viaggio con nonno Stulan sulla pianura e poi sulle colline Gadrobi ha la possibilità di riflettere più volte su ciò che sta facendo. Liberare Araiest potrebbe comportare la distruzione dell'intero continente e la morte di milioni di persone. L'Asin fa affidamento unicamente sull'intervento di Anomander Rake per fermare il tiranno, anzi lo vuole scatenare proprio per indebolire il Tistandi, e Lorn lo sa, glielo dice lo stesso Tool. Quello che non mi va giù è che l'aggiunto segua gli ordini quando è palese che perderà la vita moltissima gente.
Steven però ci fa entrare nei pensieri di Lorne, facendocela conoscere come intelligente, emotiva e empatica. Eppure la ragazza va contro la sua stessa natura e libera il tiranno. Che peccato, occasione sprecata. Saliamo sul podio, signore e signori. Posizione numero 3. Vogliamo parlare della morte di Turbanor? Questa scena mi è stata consigliata da Edoardo, che ringrazio. Il consigliere è un abile stratega e un intelligente politico. Per tutta la durata della storia cerca alleati e crea scompiglio per riuscire a rimanere in sella quando i Malazan conquisteranno la città. Inoltre ci viene specificato più volte che è il miglior spadaccino di Darushistan, un duellante senza pari. Molto bene, quando Or finalmente capisce chi sia la spia che boicotta ogni sua mossa, ovvero il violatore del cerchio, decide immediatamente di sfidarlo a duello. Peccato che Rallik non si metta in mezzo, deciso a contrastare il consigliere e così annientare una volta per tutte il più importante alleato di Lady Simtal, colei che ha tradito e derubato l'amico Cole. Ricordate tutto questo? Bene, perché il duello tra Rallik e Turban purtroppo finisce in un lampo. Possiamo decisamente definirlo più un assassinio che altro, ma sta di fatto che da Turban mi aspettavo molto di più. Come si dice, tanto fumo e niente arrosto. Attenzione, attenzione, posizione numero 2. E qui, care amiche e cari amici, ho deciso di piazzare la storia d'amore più pazza del fantasy internazionale, Paran e Tattersall. Mi sembrava scontato metterla al primo posto, perciò gustatevi questo finale di classifica. Beh, impossibile dimenticare come Paran si risvegli dal coma e salvi la maga dall'attacco di un seguito dell'ombra. Il problema sta nel fatto che dopo quella scena hanno solo un'altra conversazione, poi Tattersall va alla cena dei dirigenti e quando torna, magari un po' brilla, sto cercando di immaginare la scena. Sì, ecco, magari totalmente ubriaca, almeno spero, parlano di cose importanti come l'influenza di Opon sul capitano e poi la frase di Paran, quella che è riuscita a far alzare le sottane della donna. Tattersall, quanto sei stanca? Ma che cagata è mai questa? Signore e signori, ci siamo. La medaglia d'oro va a rullo di tamburi. Krakus contro Vorkan. Yuhu! Vorkan, signora dei sicari di Darushistan, è stata incaricata dai Malazan di eliminare i membri della Cabala Torrud, la vera mente che controlla la città, con la promessa di essere eletta pugno della città azzurra. Mica male sta Vorkan, sia per l'ambizione, sia per la forza che dimostra nell'ammazzare i maghi Daru uno dopo l'altro. Arrivata nell'abitazione di Baruch, fa fuori addirittura una Tistandi, Serra mi sembra. Poi avvelena mortalmente Derudan e sta per uccidere l'alchimista Baruch. Ma fermi tutti, arriva lui, Crocus, il nostro amato ladruncolo, scaltro, intelligentissimo come abbiamo visto con Chalice, ma soprattutto dotato di armi devastanti. 2 mattoni. Ne lancia uno, ne lancia 2 e pim e pum, la signora dei sicari, che poteva rivaleggiare con gli ascendenti, viene brutalmente sconfitta. Grandioso! E come avete capito da questa classifica, per me è la peggiore scena di tutto il primo volume del Libro dei Caduti. Bocciata su tutta la linea. È lo stesso per voi? Ne avete altre da suggerire? Scrivetelo nei commenti. Grazie per essere stati qui con me. La discussione si sposta appunto nei commenti, dove voglio sentire la vostra opinione. Non fatemi aspettare e scrivete subito quello che pensate. Vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di condividere il video. Non vi costa nulla, ma per me è molto importante. Per chi invece ha la possibilità di sostenere il canale con più sostanza, nel link tree in descrizione trovate il modo di farlo. Date un'occhiata, ci sono diverse cose su cui potete curiosare. Bene, ora non ci resta che stilare la classifica dei momenti top dei giardini. Perciò ci vediamo presto con altri video frizzanti. Per non perderne neanche uno, iscrivetevi al canale, è molto importante. Ciao gente, alla prossima!